La Porsche 911 è considerata da molti l'icona, la leggenda, la storia di Porsche. E quest'anno compie 60 anni dalla sua nascita, nel 1963, come Porsche 901. E no, non è un errore, la Porsche più famosa di tutte all'inizio si chiamava così. Peccato però che tutte le cifre con lo 0 in mezzo fossero già registrate da Peugeot. Se pensiamo per esempio a 206, la 308, la 408, insomma le conosciamo. Così a Zuffenhausen furono costretti a fare retromarcia e aggiungere un numero al centro. Nacque così la 911, che rimase uguale per 34 anni fino al 1997, cioè l'ultimo anno di produzione del motore raffreddato ad aria, che non permetteva l'utilizzo di soluzioni ormai irrinunciabili come la testa a 4 valvole per cilindro. Poi la 996 è iniziato un altro capitolo per Porsche, ridando vita alla 911, ma questa è un'altra storia. Prima di iniziare con i video veri e propri, andando a vedere la storia di questo modello iconico, non posso non citare il figlio del fondatore, ovvero Ferry Porsche, che definì così la 911. È l'unica auto che ti permette di fare un safari in Africa, correre a Le Mans oppure passeggiare per le strade di New York o andare a teatro. Da sempre è questo l'obiettivo della Porsche 911, ovvero rendere una macchina sportiva anche utilizzabile nella vita quotidiana di tutti i giorni. Prima di andare nel dettaglio di questa storia affascinante di Porsche che compie i 60 anni con questo modello, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video qui sul canale. Vi ringrazio davvero di cuore di tutto il supporto che sto vedendo negli ultimi video. Vedo che vi piacciono tanto. Continuiamo insieme in questo progetto e ringrazio tutti quanti quelli che attivano le notifiche. A voi non costa nulla, ma per me fa una grandissima differenza. In più alla fine vi dico anche una notizia molto importante, perché è stata rilasciata la nuova Porsche 911 ST, che è un modello molto purista per riprendere e celebrare i 60 anni di questo modello. Ma lo approfondiamo dopo, quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Io sono Rastro, mi trovate su Instagram come Rastro Drives e oggi andiamo a vedere l'affascinante storia della Porsche 911. La 911 ha creato una leggenda e ha dovuto meritarsi quel posto nell'Olimpo delle auto sportive. Uno sviluppo che è durato 8 generazioni l'ha resa il modello iconico che è oggi. All'alba degli anni 60 la piccola e scattante 356 deve essere sostituita da un modello più potente. Per questo con la Porsche 901, che dopo diventerà 911, si vuole cambiare non solo gli interni, quindi il comfort. La nuova auto sportiva della casa di Zuffenhausen debutta nel salone di Francoforte nel 1963. Si vede che questa macchina deriva dalla 356, ma ha una linea molto più filante e moderna, con un motore completamente nuovo, un 2 litri 6 cilindri con raffreddamento ad aria da 130 cavalli. Pensate che nel primo anno di vita l'allora 901 non convinse il pubblico. Vennero venduti solamente 81 esemplari, nonostante fosse una delle auto più veloci degli anni 60, raggiungendo i 210 km/h. Tra l'altro il primo modello della 901 divenne rarissimo, perché appunto portava con sé la sigla 901 e non quella successiva, ovvero 911. Inoltre il cambio era già a 5 rapporti, c'erano le cinture di sicurezza, una rete elettrica di 12 volt. La macchina era molto moderna per i tempi, ma l'interasse, la distanza tra le ruote anteriori e quelle posteriori, era anche molto ridotta. Questo permetteva di dare alla macchina più agilità, ma anche un certo nervosismo. La 911 soffriva molto alle alte velocità del vento laterale e per questo il primo modello presentava dei difetti molto evidenti sulla guida, ma nonostante ciò la 911 puntò tanto sul suo marchio di fabbrica, ovvero l'evoluzione continua. Per questo negli anni la 911 venne continuamente aggiornata. Il telaio viene evoluto, viene aggiunto del peso sul paraurti anteriore, arrivano anche il modello entry level, ovvero la 912, la 911S con 160 cavalli e la 911 targa con il tetto asportabile. Per questo le vendite durante gli anni 60 salgono e già nel 1967 ci sono più di 10.000 esemplari di Porsche 911 che circolano in giro. Al modello originario si aggiunge la serie A nel 1968 con nuove versioni, un sistema frenante a 2 circuiti e anche il cambio automatico in opzione. Nel 1969 arriva la serie B con un interasse allungato e le carreggiate allargate per migliorare la stabilità, e lo sviluppo tocca l'apice nel 1973 con la serie F, quando nasce la leggendaria carrera RS 2.0
2.7, progettata apposta per le gare di Gran Turismo dell'epoca. Il propulsore raggiunge i 210 cavalli, arriva a 900 kg di peso appena e si sfiorano i 245 km/h. Prestazioni uniche per una supercar degli anni 70. Arrivano poi vari modelli della serie G dal 1974 al 1989. All'inizio il modello fu cambiato per rispettare le nuove normative degli Stati Uniti che furono introdotte all'inizio degli anni 70. Le cosiddette bumper rules che imponevano alle macchine di essere più resistenti e quindi resistere ai vari urti anche quando si parcheggia la macchina o a basse velocità. Le nuove Porsche vennero rese più resistenti e anche la sicurezza ai sedili venne migliorata. Nel Salone dell'Automobile di Parigi del 1974 venne presentata la prima 911 Turbo. Venne introdotta al motorsport questa nuova tecnologia che permetteva un turbocompressore a gas di scarico e la regolazione della pressione di sovralimentazione. Una vera chicca dell'epoca. Ma facciamo un salto in avanti nel tempo e arriviamo al 1989, quando debuttò la 964. Una vera rivoluzione della 911 che migliorò sicuramente l'aerodinamica. Venne introdotto un nuovo spoiler posteriore a estensione automatica, l'ABS, ovviamente il servo sterzo e anche l'airbag dal 1991. Arriva poi nel 1993 la versione 993 della 911, ma il vero cambiamento più grande arriva nel 1997. Il 27 novembre di quell'anno a Los Angeles avvenne il più grande cambiamento della 911 nella sua storia. Viene presentata la nuova gamma 996. Per soddisfare i nuovi regolamenti più stringenti sui gas di scarico, bisogna realizzare un motore nuovo che permette più potenza con un consumo ridotto. Gli ingegneri devono passare dalle precedenti 2 a 4 valvole per cilindro. Questo provoca però più calore nella testata e quindi ci vuole un sistema di raffreddamento diverso dal canonico raffreddamento ad aria che era stato utilizzato fino a quel momento. Viene quindi introdotto il raffreddamento ad acqua con un motore 3,4 litri con 4 cilindri in grado di erogare 300 cavalli. Come sempre c'è l'opzione della versione integrale che però costa di più. Negli anni 2000 ci furono diversi cambiamenti alla 911, tra cui l'aumento delle dimensioni, e si cerca sempre di aumentare le performance diminuendo il peso. E Porsche arriva a compiere i 60 anni della 911 in grande stile. Infatti quest'anno arriva la Porsche 911 ST, un'edizione speciale per massimizzare il piacere di guida, che è qualcosa che tanti puristi tra di noi amano. In questa era di rivoluzione digitale con l'elettrico ci sono tanti cambiamenti che portano a rendere la macchina un mezzo di trasporto. Porsche vuole riportare la sua 911 ai valori di 60 anni fa, ovvero rendere una macchina agile, veloce, performante e divertente da guidare, senza fronzoli e senza troppi aiuti elettronici. Limitata ovviamente a 1963 esemplari, la Porsche 911 ST si contraddistingue per essere una macchina molto leggera e garantire un'esperienza di guida puristica. C'è un motore ad alte prestazioni da 525 cavalli, che è quello della 911 GT3 RS, che manifesta la sua potenza in strada grazie al cambio manuale e una frizione leggera. In questo video ho voluto raccontarvi la storia in breve della 911, andando a approfondire le parti più importanti e i suoi cambiamenti nella storia, e sono sicuro che questa nuova Porsche 911 ST farà innamorare i puristi della guida. Ma mi raccomando, mi fido di voi, scrivetemi nei commenti di quali altre auto, modelli o case automobilistiche volete sapere la storia, che ve la racconto in un prossimo video. Vi ricordo come sempre, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun contenuto a tema automotive. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.